Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, bentornati a questo mercoledì di nuovo insieme per discutere un po' di musica e di, insomma, dintorni musicali, approfondimenti musicali. Di solito prendiamo in considerazione questioni armoniche, questioni di improvvisazione, esercizi e cose del genere. Oggi volevo invece prendere in considerazione un'altra branca ancora della questione del nostro, diciamo così, della nostra passione, che è quello del suono, cioè nel senso, infatti questa intro non significava niente, nel senso che non avevo un argomento da introdurre, allora ho suonato così la prima cosa che mi è venuta in mente e volevo sottoporvi questa questione più che altro perché molto spesso mi viene chiesto, dopo i video, quelli sulle tastiere, insomma i video che faccio uscire di sabato, che sono quelli che poi fondamentalmente fondano questo canale, mi viene chiesto spesso di parlare di come equalizzo il pianoforte, come mi comporto con il suono per migliorarlo in registrazione, per renderlo più efficace live e tutte queste cose. Allora, prima di tutto c'è da fare una considerazione. Noi suoniamo uno strumento ormai da tanti anni che normalmente è elettronico, cioè nel senso che usciamo con un audio già pronto, già fatto, come se fosse una registrazione o un disco, una cosa del genere, e andiamo dentro un mixer per uscire. Una volta i suoni erano leggermente diversi, cioè nel senso abbiamo attraversato una trasformazione, no? Nelle tastiere, quelli della mia età anche, ma soprattutto quelli ancora prima della mia età, hanno avuto degli strumenti che erano come questo, molto molto vivi, molto realistici, perché sono strumenti elettromeccanici, dentro sta suonando realmente qualcosa, diciamo. Sono passati da quello, il 15P80, cose del genere, poi agli strumenti digitali che però comunque arrivavano da quella generazione lì e quindi dovevano essere molto forti, molto prepotenti, fino ad arrivare poi sempre più vicini alla realtà, ma questo avvicinarsi alla realtà adesso magari io la dico, questa è la mia esperienza ragazzi, io ho avuto la sensazione che lentamente si sparisse un po' dalla band, dal gruppo, perché alcuni strumenti erano molto belli in cuffia, ma non avevano i piedi per terra, ecco. Tant'è che molto spesso dei suoni bruttarelli, vecchi, di tastiere che sono state storiche, ma che sentite adesso vi fanno un po' così paura, magari sul palco all'epoca con quel suono così verace, così potente, riuscivano a uscire, riuscivano a farsi sentire e sembravano dei pianoforti. Gli esempi sono mille. Adesso infatti o sabato questo o sabato prossimo faccio uscire un video su una sorpresa su un piano che è stato storico, che in realtà sentito adesso insomma si fa sentire i suoi anni, però è stato uno standard per tanto tempo. Ma ho qui un Marco Ballarani, che saluto, mi ha dato quello che è la versione rack di un mito della Yamaha, poi vi farò anche il video di quello. Quelli lì li senti adesso e dici ma come? E poi io me lo ricordo quando li suonavo. Quando li suonavo fuori sembrava che ci fosse un piano. Questi che sono pazzeschi, sembrano davvero veri, e in cuffia quando suoni con gli altri ti sembra di avere un pianoforte sotto le mani, poi fuori c'è sempre un po' di confusione, quindi bisogna trovare il modo così di aggiustarli, secondo me, questo è il mio parere. Quando si registra, no, nel senso che quando registro io lo suono pulito e poi ci lavoro dopo, no? Come se cioè in fase di produzione. Ecco, quando si suona live, quella fase di produzione lì, in pratica bisognerebbe cercare per quello che è possibile di farla qui, perché lui esce come se fosse già fatto, come se fosse un disco, escono queste tastiere. E quindi è un po' complicata la questione. Ci sono troppe sfumature da andare a pescare per riuscire ad avere un sound che sia efficace, come si dice sempre. Per intenderci, ecco, io adesso ho suonato il Rhodes che sta andando dentro un amplificatore che è dentro l'armadio, che viene ripreso da un 57, e a voi arriva questa informazione. La tastiera fa tutto questo e poi dà l'informazione che state sentendo voi, ma lui non suona così. Lui da solo suona in un modo. Poi voi avete, diciamo, il discorso finale che vi arriva registrato e insomma passato attraverso varie cose, no? La tastiera fa tutto questo e vi dà il risultato. Normalmente
E vi dà tutto questo. Qui ci sarebbe da discutere, ci sono tastiere che vi danno il suono puro, il campionamento puro, poi voi ci lavorate con gli effetti, piuttosto che... Ci sono vari modi, come dicevo, per affrontare questa cosa. Uno è avere un amico fonico fuori e quindi voi vi riascolterete e avrete un buon risultato. Un buon risultato che non è quello che avete in testa voi. Magari le tastiere sono un po' più basse di quello che avete in testa voi, ma stanno bene nel mix. Altre volte capita che non vi sentiate, che siete nascosti, ma questo dipende da come arrivano le cose al pubblico, no? Lo sapete benissimo, una chitarra all'amplificatore suona, il basso anche, la batteria non ne parliamo, e chiaramente questi suoni arrivano direttamente a loro. Voi uscite dal PA insieme ad altre cose, insieme alla voce e tutto il resto, quindi molto spesso queste cose non funzionano come vorreste. Allora, o prendete un amplificatore anche voi e vi mettete in quella situazione, o altrimenti magari tentate di rendere i suoni che avete un pochino più efficaci a livello di frequenze per stare dentro quello che è più o meno un mix. Allora, un consiglio che posso dare io ho Nord Stage 2 EX88 per dire tutto il modello, e uso normalmente, ultimamente sto usando il White Grand, per esempio, che è quello che sentite sempre in questi video. Allora, normalmente cosa faccio? Mi comporto come se fosse un piano. Quando faccio i pezzi miei o quando faccio le produzioni di qualcun altro, lo registro come se fosse un pianoforte e poi lo tratto come tratterei poi un piano registrato con i microfoni. Ecco, mettiamola così. Diciamo che la tastiera ci mette in condizioni di poter fare più o meno questo discorso anche all'interno, per poi avere un'uscita left e right che possa funzionare. Una cosa che può aiutare è avere una base o qualsiasi cosa di abbastanza, diciamo così, denso, dove non è facile farsi sentire con un suono di pianoforte piuttosto che di piano elettrico e tutto il resto, poi vedremo un attimo, ma in particolare magari di pianoforte, suonare il piano e portarlo a un livello nel quale non lo sento più tanto bene da... Non lo sto sentendo tanto bene. Allora, cosa posso fare? Posso provare a questo volume a dare un pochino di carattere al suono, e io qui ho l'opportunità di abbassare il livello del pianoforte e lavorare sull'equalizzazione, abbassare il livello del pianoforte puro e lavorare sull'equalizzazione per trovare il modo di sentirmi più a mio agio nel mix. Sto alzando le medie di parecchio. Ok, poi lo riascolto. Chiaramente un suono molto medioso. Posso aggiustarlo un pochino con le basse. Siccome ha molti acuti di suo, sto cercando semplicemente di modellarlo un po'. Sto lavorando intorno ai 1002 adesso con i medi, e magari già solo con questo accorgimento allo stesso volume, anche se l'esempio classico è comunque continuare ad abbassare, anche se lo abbasso tantissimo. Adesso chiaramente sto suonando sopra questa cosa per vedere l'effetto che mi fa se io lo tengo a un volume basso, ma gli do questa, diciamo, questa pancia in quella parte medio e alta. Mi aiuta molto. Poi magari da solo può sembrare un po' nasale. Cosa succede? Che in realtà questa cosa noi stiamo facendo quello che faremo in un mix per farlo risultare più evidente.
Quando mixiamo un pianoforte in una situazione così, diciamo un po' tra virgolette rock and roll come quella che avete sentito, tendiamo a dare un po' di presenza lì per cercare di farlo bucare, come si dice nel mix. Questa è una cosa che dovete sperimentare voi, lavorandoci sopra e continuando a giocare con queste cose fino a trovare il modo di avere un suono che sia in qualche modo efficace nel mix, ma che nello stesso tempo vi possa piacere anche poi quando rimanete. Allora, io normalmente, come dicevo, quando lo registro normale, senza niente, che è molto naturale, molto piacevole, ma non è detto che poi nel mix questa cosa funzioni come deve, quindi magari devo dargli una mano, cercando di farlo risultare anche insieme alle altre cose, perché molto spesso questa presenza sulle medie, anche se sembra diventare invadente, magari con altri strumenti, in realtà non è sempre così, perché molto spesso il legame fra questi strumenti diventa anche piacevole e si crea un sound un po' rock che è bello. Poi il piano, quello invece un po' più avvolgente, si può cercare di raggiungere dando sempre sulla parte media, dando molti bassi, e poi sulla parte media invece cercare di stare intorno ai 600 e dare un po' di pancia lì, che può essere un modo per arrivare poi, per ricostruire un po' il suono naturale del piano che avevamo a disposizione, ma con una curva leggermente diversa. Quindi, siccome quando alzo determinate frequenze da una parte e dall'altra, chiaramente sto alzando il livello dello strumento, semplicemente modello in modo leggermente diverso il piano per come è stato registrato, per cercare di fare in modo che poi questo è un altro modo. Quindi abbiamo detto intorno ai 600 dare, e a quel punto però bisogna accompagnare tutto il resto per fare in modo che ci sia questa lieve campana lì, e poi gli acuti e i bassi bisogna dare una mano anche a loro per fare in modo che ci sia un equilibrio. A quel punto questo diventa un suono che sicuramente rispetto al suono naturale è meno realistico, ma che ci può aiutare in una certa situazione con determinati strumenti intorno a noi. Questi sono solo dei consigli, ragazzi. Poi è chiaro che queste cose funzionano fino a un certo punto, ognuno le vive a modo suo. Uno dice, vabbè, ma allora non fai prima alzare il volume? Sì, se qualcuno ti alza il volume, sì. Se non ti alzano il volume, magari così, anche se ti tengono basso, un po' si sente. È un po' quello il discorso, perché siamo un po', per farla breve, sfortunati da questo punto di vista. Oltretutto, molto spesso non abbiamo una percezione lontanissima da quella che è quello che c'è fuori, perché abbiamo un monitor che ha bisogno di essere alto, perché sennò non ci sentiamo in mezzo al marasma che c'è sul palco, piuttosto che in cuffia dove ci facciamo mettere a un livello dove dopo fuori non si sente. Ma questo è un altro consiglio. Questo io sto parlando sempre in funzione del fatto che questa cosa non siate voi a pilotarla, non ci sia fuori una persona di fiducia. Se voi vi trovate in una situazione dove comunque fuori c'è uno che adora le chitarre e non gliene frega niente del pianoforte, magari date una mano allo strumento a venire fuori un po' di più. Questo vale anche per i piani elettrici. Ecco, diciamo che questo senza equalizzazione sarebbe così praticamente. E per esempio nel discorso del mix che facevamo, così. Ecco. Questo è un po' distorto, questo no, però comunque sentite che quello vero ha molta media, ha molto carattere in mezzo. Allora, se riusciamo a dargliela, io qui per esempio adesso ho lavorato pressoché nella stessa maniera.
andate a orecchio, nel senso, se avete all'interno della tastiera la possibilità di equalizzare con un EQ che vi permetta di scegliere su quale frequenza state lavorando, che siano per 3 bande, per 4 bande e tutto, mettetevi lì finché non con questo sistema del sentire e muovere. Io adesso parto da 0, levo l'equalizzatore, lo metto a 0, abbasso il volume dello strumento di modo da essere un po' nascosto. Ora sto chiaramente tentando di trovare, andando un po' per tentativi. Poi quando uscite da queste situazioni magari aggiustate la questione dei bassi per cercare di capire dove vi sembra adatto, per coprire poi il fatto che state modificando l'EQ del suono e quindi per non risultare troppo nasali o troppo chiari, potete così in qualche modo cercare di aggiustare, no? Un'altra cosa che aiuta, che si usava tantissimo in passato e magari con il pianoforte è rischiosa, ma con i piani elettrici si può fare, è mettere un filino di chorus all'interno del suono per renderlo più tondo, impastato, ma non si deve sentire che c'è il chorus, deve essere talmente poco da non sentirsi. Questo è un piccolo consiglio, poi fatemi sapere se queste cose sui suoni vi piacciono, perché poi c'è anche l'Hammond, il Wurlitzer, c'è tutti i suoni di synth, anche lì stessa cosa. Come fare per fare in modo che un suono in qualche modo si faccia sentire, no? Per tentare di fare in modo che possano essere sia efficaci ma anche da sentire piacevoli, perché in realtà live io mi rendo conto che ogni tanto utilizzo dei suoni di pianoforte che da soli possono risultare davvero nasali e un po' aspri, però poi quando li sento nel PA in realtà la sensazione è giusta. Poi ragazzi va a gusti, cioè nel senso ci sono quelli che ti dicono mamma mia ma com'è chiaro, mamma mia com'è scuro, ognuno sente il pianoforte a modo suo, non ci mancherebbe altro. Cioè adesso io stavo usando un White Grand, ma se un piano per esempio che ha già un po' di media sua era l'EDD, no? Qui si potrebbe intervenire un pochino, molto meno che nell'altro caso. Sentite com'è più medioso di suo, quindi a quel punto l'intervento è molto meno. Sarà meno invadente, ma questo perché? Perché chiaramente dipende dal piano che avete di fronte. Molto spesso ci sono dei pianoforti che hanno già una capacità importante di farsi sentire, no? Però magari non vi piace il timbro, allora avete bisogno di fare un lavoro simile per raggiungere un buon risultato. Mi raccomando, un altro consiglio, state sempre attenti quando fate questa cosa a non sforare provate sempre a vedere dove arrivate con il livello, no? Per vedere se non sforate. Poi ci sono anche dei suoni che uno dice vabbè ma scusa alzi il volume, sì però se alzo il volume e basta e non mi metto ad aggiustare, in alcune situazioni finisco per essere invadente in basso, invadente in alto, e magari non ho voglia di avere i bassi così profondi. Un classico del pianoforte, i pianoforti diciamo digitali molto spesso hanno dei bassoni giganteschi, il piano vero non ce li ha, cioè il piano vero sul palco, i bassi anche amplificato, non li senti, se ne vanno. Non so se vi ricordate tutti i dischi degli anni 70 dove sentite quei pianoforti tutti medi che si prendono il loro spazio in un certo modo, e quelle cose lì, soprattutto in ambito rock, io sto parlando chiaramente di ambiti dove ci sia con una bella densità di strumenti, quei suoni lì si facevano sentire, davano anche un carattere, no? alle canzoni, ai brani. Poi queste sono idee, io vi dico la mia, nel senso poi ognuno di voi mi dica anche cosa ne pensa, cosa fa, a me interessa anche sapere, per imparare anche, perché io non è che ho capito tutto.
io faccio questi video anche per capirci qualcosa ancora. Appunto, come stavo dicendo, ditemi se questo tipo di informazioni o di discorso può essere interessante per voi, approfondirlo, andare avanti. Era giusto un'introduzione, anche questa, come tutte le altre che sto facendo per prendere le misure, ragazzi. Quindi mi raccomando, venitemi incontro e fatemi sapere. Comunque, vabbè, non la faccio troppo lunga. Ci sentiamo la prossima volta, sabato altro video sulle tastiere. Iscrivetevi al canale e fatemi contento. E niente, dai, ci sentiamo presto, insomma. Ciao ciao.